Ciao a tutti da Matteo Valenti e bentornati in una nuova puntata dei Mezzi Speciali. Oggi scopriremo come si costruisce e come si guida un sollevatore telescopico Merlo. Il colore, da sempre il modo più efficace per identificare qualcosa. Dici rosso e pensi alla Ferrari, azzurro è la nazionale di calcio, sì, anche quando non va ai mondiali. Arancione, è la McLaren o un terribile formaggio olandese. Ma ogni volta che vedrete muoversi qualcosa di verde, in un cantiere, in una masseria o in un circuito di Formula 1, statene certi, se ha 4 ruote è un sollevatore telescopico della Merlo. Un mezzo speciale che abbiamo inventato noi italiani e che solo noi italiani sappiamo costruire in quella maniera lì, unica e diversa da tutti. Infatti tanti hanno provato a imitarlo, scimmiottarlo, scopiazzarlo, ma nessuno è mai riuscito a farlo come noi. Per costruire mezzi così speciali serve una fabbrica molto speciale, che per di più è un'eccellenza 100% italiana. Lo stabilimento, 360.000 metri quadrati, sorge a Cuneo. Qui ogni giorno riescono a sfornare 38 veicoli fatti e finiti, con un livello di automazione impressionante. E allora, incominciamo! Se pensavate di aver visto dei fogli d'acciaio spessi nella vostra vita, era solo perché non avevate visto ancora questi. Guardate che bestioni, ognuno di questi fogli può arrivare a pesare fino a 7 tonnellate. Alla Merlo si decide di plasmare veicoli partendo da qui, dalla materia prima, per avere un controllo totale sul processo produttivo, ma soprattutto sulla qualità, scegliendo una materia prima fin dall'origine, direttamente dal produttore, con un altissimo contenuto qualitativo. Si potranno poi, per esempio, progettare componenti con sezioni ridotte e ottenere, che ne so, un braccio più maneggevole, più facile da utilizzare, ma allo stesso tempo assolutamente resistente. Insomma, tutto parte da qui, da un bel foglio di metallo. Per lavorare tutta questa montagna di acciaio, questa fabbrica speciale, si serve di diverse tecnologie. La prima, il laser. Qui ci sono 5 postazioni ad alta potenza, ognuna di queste fantastiche macchine ha 6 kW in fibra ottica che permettono di tagliare lamiere ad altissima velocità fino a 28 mm di spessore. Guardate che meraviglia la progettazione del disegno di taglio in modo da ottenere meno sprechi possibili. Le 5 postazioni laser della linea fanno in modo di lavorare per assicurare sempre i pezzi necessari alla fabbrica. Praticamente lei produce ciò che ha consumato e lo fa tutto in maniera automatica. Avete visto? Sono usciti i pezzi finiti e sono andati subito a magazzino. Quando il gioco si fa duro però e bisogna far capire per davvero all'acciaio chi comanda, bisogna passare al taglio al plasma. Ognuna di queste macchine sprigiona 8000 watt di potenza e loro sono in grado di tagliare acciai spessi fino a 3 centimetri. Uno spettacolo dell'ingegneria e della tecnica. Acciaio, non ti temo. Ma qui si riescono a ricavare anche componenti letteralmente dal pieno, come attraverso un macchinario infernale che sfrutta la tecnologia dell'ossitaglio, un vero e proprio efesto meccanico che utilizza una fiamma acetilenica mischiata ad ossigeno puro che rende possibile il miracolo. Guardate, si sta tagliando uno spessore pari a 20 cm, impressionante.
si sviluppano temperature allucinanti, tanto che i pezzi non appena sono finiti non possono minimamente essere toccati, altrimenti la mia mano si fonderebbe all'istante con loro, quindi meglio non toccare. Qui si inizia a forgiare il braccio telescopico, è il bello che per farlo si parte da un foglio di acciaio completamente piatto. E poi come lo si fa a piegare? Beh, basta avere una bestia come questa, una pressa da 1000 tonnellate in grado di piegare acciaio fino a 8,1 metri lineari. Lo stanno facendo in diretta questi due robot perché il processo è totalmente automatizzato. Il carro ponte si occupa di rifornire di materia prima e poi sono i nostri due Fanuc a fare tutto da soli. E poi entra in scena la pressa che riesce a piegare a 90 gradi acciaio fino a 1 centimetro di spessore e lo fa come se fosse burro. Qui le due valve, le due sezioni a C del braccio che sono state appena piegate, sono ancora calde, sono pronte ad essere saldate insieme. Prima di tutto c'è un assemblaggio manuale con dei punti di saldatura che vengono eseguiti sfruttando delle maschere, ma poi sono 5 robot ad alta potenza completamente automatizzati a occuparsi della saldatura neutra lineare completa. Riescono a saldare a ritmo di 11 metri al minuto, una velocità pazzesca se considerate gli spessori in gioco. Tutti i pezzi appena forgiati arrivano qui, pronti per essere assemblati, come se fossero un po' i mattoncini della Lego. Tutti insieme vanno a formare un telaio. Eccolo qui. Come si fa a costruire questa meraviglia che poi è lo scheletro del nostro mezzo speciale? Prima di tutto si vanno a fare dei punti di saldatura giusto per tenerlo insieme, ma poi saranno le macchine a saldarlo in tutta la sua interezza. Qui ci sono 4 postazioni ad alta potenza che effettuano su ogni telaio qualcosa come 35 metri di saldature, grazie a 2 robot montati su teste rotanti. Li vedete in azione ed è come vedere una danza. Come si effettua la saldatura? Beh, apportando del materiale aggiuntivo. Eccolo qua, rame misto cobalto. Lui, fondendosi, andrà a creare una cicatrice indissolubile che porterà a forgiare il nostro mitico scheletro, robusto e assolutamente stabile. Quanto ci mettono i nostri amici robot a finire il lavoro? Beh, 1 oretta e mezza ed è pronto. Quasi quasi li porto la mia macchina a fare un restyling. Se provate un'emozione ogni volta che aprite la scatola delle punte del vostro trapano avvitatore, beh, allora di fronte a cotanta meraviglia potreste andare incontro a un mancamento. Questo centro di fresatura dispone di 120 utensili diversi ed è qui che il telaio subisce le ultime lavorazioni per essere pronto poi all'assemblaggio vero e proprio. Cosa fa questa macchina dell'italiana Trevisan? Beh, forature fino a 70 cm di spessore e poi maschiature, ovvero filettature, e poi soprattutto gli alesaggi, le lavorazioni più complesse che devono rispettare, pensate, una precisione nell'ordine dei 3 centesimi di millimetro. Tutto questo è possibile in maniera completamente automatica, non vedrete mai un uomo fare questi lavori alla Merlo. Ogni 30 minuti un telaio è pronto per essere sfornato e andare in linea. E per muoversi con agilità in questo dedalo di stabilimenti, antico metodo, la Graziella, altro mezzo speciale. Tutti i nostri magnifici pezzi adesso sono pronti ad essere verniciati, ad assumere l'iconica colorazione verde, simbolo internazionale della Merlo, ma niente paura, se non vi dovesse piacere potete comunque farveli verniciare nel colore che preferite. Tutti i pezzi di acciaio vengono sabbiati e poi ricevono un primo strato di primer
per essere verniciati poi a polvere. Verrà poi cotta in un forno ad alta temperatura e così il pezzo sarà, oltre che verniciato, anche molto più protetto. Una verniciatura che non usa solventi e tutto il procedimento è anche qui completamente automatizzato. I pezzi devono percorrere una linea di 240 metri, 2 campi di calcio e mezzo. Però, bel viaggetto. Per costruire gli assali, anche loro fatti in casa, alla Merlo hanno realizzato una vera e propria città sotterranea, un regno parallelo dominato interamente dalle macchine, dove l'uomo non è ammesso perché è inutile. Venite. Qui siamo nelle viscere della Terra, un enorme magazzino automatico che si sviluppa per 26 metri di altezza e 75 di lunghezza. Qui ci sono contenitori che vanno e vengono senza sosta, tutto è programmato al secondo, in modo che si vada a sfamare la sete di pezzi che hanno i torni, che sono proprio sopra la nostra testa. Una volta emersi e portati in superficie, i pezzi vengono predisposti per finire qui dentro questa grande balena bianca e nera, non per farsi un bel lavaggio, come potrebbe sembrare a prima vista, ma per essere lavorati e per prendere la fisionomia finale. Questi infatti sono 4 enormi centri di fresatura che lavorano senza sosta. I pezzi vengono successivamente lavati e poi rifiniti da un robot che toglie le ultime sbavature. I pezzi così forgiati, puliti e perfetti finiscono nuovamente nel magazzino automatico, pronti per andare in assemblaggio. Qui di umanità non c'è traccia, fanno tutto loro, le macchine. Alla Merlo si fanno internamente, pensate, anche i cilindri idraulici, che sono un po' i muscoli dei nostri bracci telescopici. È un processo, anche in questo caso, affidato ai robot, ne fanno a ritmo di 40.000 all'anno, ma presto aumenteranno il ritmo di produzione fino a 60.000. Meno male che lo fanno i robot. Tutte le componenti idrauliche del braccio, quelle che gli permetteranno di estendersi e poi di compiere un lavoro, vengono predisposte qui in questa stazione, che ci permette anche di capire come tutte le componenti idrauliche vitali siano contenute all'interno del braccio, in modo che siano sempre protette durante lo scopo operativo, per esempio da eventuali urti. Il livello di autarchia della Merlo supera l'immaginazione. Pensate che hanno costruito un intero capannone per prodursi da soli la maggior parte delle componenti plastiche che vanno a comporre la plancia della cabina. Qui per esempio fanno tutti i pulsanti, i tasti e i comandi attraverso alti livelli di automazione. Qui per esempio vediamo un piccolo robot che fa delle torniture. Boccole di snodo freschissime, appena fatte. Quante gliene faccio? 2 etti? Venuto 2 etti e mezzo, lascio, dai. Che sono fresche. Quando vi dicevo che alla Merlo si fa tutto in casa, intendevo tutto, infatti in questi laboratori si sviluppa e si mette a punto l'elettronica di controllo delle macchine. Sì, qui per esempio stanno realizzando delle celle di carico, ma anche le schede che poi andranno a dare un'identità, o meglio un cervello, alla macchina durante il suo utilizzo. In questo modo si può garantire sicurezza, ma anche controllare il sistema di sviluppo dall'inizio alla fine. Infatti anche tutti i software di gestione sono realizzati proprio qua. Tutti gli ingredienti della nostra ricetta sono stati
preparati e ora bisogna combinarli insieme per ottenere il piatto stellato finito. E quindi eccoci sulla linea di assemblaggio finale del nostro sollevatore telescopico. Diverse stazioni dove lo andremo a plasmare e a dargli un volto finalmente. Tutto comincia da qui, dove il telaio viene dotato dei suoi assali, dove poi andremo ad attaccare le ruotone. Qua invece, come vedete, inizia ad essere distribuito e messo a punto il complesso impianto idraulico del mezzo, il suo sistema linfatico. E ora è il momento di innestare la torretta girevole sulla sua ralla, un elemento fondante del nostro sollevatore. Tutti i pezzi, come vedete, sono modulari, ritorna il concetto dei mattoncini dei Lego. Qui gli addetti alla linea non devono far altro che prenderli e metterli al posto giusto. E qui si montano le ruote, finalmente il nostro sollevatore può muoversi, camminare, anche perché viene dotato del suo cuore pulsante, il motore termico che viene alloggiato qui nella zona destra in basso per una ottimale distribuzione dei pesi. È qui che la macchina viene accesa per la prima volta, il nostro bebè verde deve mettere il primo vagito, e quindi un momento solenne, per cui via! Musica, maestro! Un po' di vento. Da questo lato vengono montati i serbatoi del diesel e dell'Adi Blu, e poi soprattutto la cabina dove si potrà andare a comandare il mezzo, il centro vitale. Anche lei viene preparata, allestita e soprattutto collaudata in una linea dedicata, separata, in modo che quando arrivi qua si ha la certezza che sia tutto perfettamente funzionante. Non resta che installare gli stabilizzatori idraulici, eccoli qua, belli possenti, ma che sollevatore telescopico sarebbe senza braccio telescopico. Alla penultima stazione arriva lo sposalizio definitivo tra la macchina e il braccio. Eccola qua. Il nostro mezzo speciale a questo punto è finito, pronto, nuovo di pacca, o meglio, quasi, visto che manca ancora il collaudo finale per accertarsi che tutti i sistemi funzionino a dovere. Lo stabilimento di Cuneo è dotato anche di una cella climatica in grado di simulare tutti i climi del mondo, anche quelli più rigidi. Si va dai meno 40 dell'Alaska ai più 60 gradi centigradi del deserto del Sahara. E qui dentro tutte le nuove invenzioni della Merlo devono dare prova di funzionare indipendentemente dal meteo. Vengono testate sui rulli, ma anche tutti i sistemi idraulici devono funzionare. Vedete che c'è la cloche proprio per azionare ogni singolo sistema. Non se la passano bene lì dentro. Avete mai visto un magazzino ricambi da 5 milioni di euro? Beh, eccolo qui, alla Merlo c'è anche lui. È composto da 40.000 locazioni, quindi ci sono 40.000 scatole piene di pezzi e il sistema è in grado di andare a recuperarle non solo in maniera estremamente precisa, senza sbagliare mai, ma anche di portare il pezzo richiesto all'addetto in meno di 15 secondi, indipendentemente da dove si trovi. Anche, che ne so, se è finito lassù in cima a 30 metri. Insomma, un po' più rapido del vostro bibliotecario. E se nessuno ha richiesto niente, il sistema cosa fa? Dorme e si riposa? Assolutamente no, lui è sempre all'opera, ogni secondo, perché se non ha niente da fare si mette a riordinare e quindi andrà a sistemare le cassette nelle posizioni più basse, quelle più accessibili e più rapide da raggiungere. Lì andrà a mettere i pezzi più richiesti, identificati dal sistema gestionale. Una volta che la scatola di ricambi è completa, viene chiusa, sigillata e si becca anche l'etichetta di spedizione, un processo completamente automatizzato fino alla fine, visto che i pacchi vengono suddivisi per ciascun paese di destinazione. Così il corriere che arriva sa già dove portarli e li tiene tutti insieme.
Come se non bastasse, hanno costruito anche un enorme centro di formazione che ogni anno accoglie qualcosa come 6.000 ospiti. Qui si può venire a fare la patente necessaria per guidare questi veicoli, ma si può venire anche a imparare a guidarli, visto che c'è un proving ground di 50.000 metri quadrati. Ma l'unica vera ragione di vita di un sollevatore telescopico è sfidare le altezze contro ogni limite della fisica. E quindi andiamo a sfidarle. E sarà un bel viaggetto, visto che soffro terribilmente di vertigini. Per entrare devo passare da qui. Mi hanno spiegato. Aia! Mi hanno spiegato. Meno male che avevo il caschetto. Per fortuna, però, ho Francesco, che sarà il mio angelo custode in questa ascesa verso il paradiso del sollevamento. E quindi mi aggancio. Siamo pronti ad attivare il motore? Vai Francesco, ci darà linfa vitale per sfidare le altezze e adesso le due parole magiche. Giù tutto, via! Ci stiamo elevando e io mi sento un po' come Goku sulla mia nuvola Speedy. Perché sto letteralmente volando. Vedete l'energia idraulica con quale dolcezza e gradualità ci sta iniziando a portare in cielo. Intanto si sono attivati due pistoni idraulici principali, ma la vera magia, il sollevatore telescopico la farà quando il braccio inizierà a estendersi. È lì che vedremo di che pasta è fatto il nostro Matteo. Ma parliamo della macchina piuttosto, che lei invece non teme nessun tipo di sfida a differenza mia. Il braccio si può estendere per 35 metri, un'altezza veramente importante, praticamente un palazzo di 10 piani, Francesco, vero? Sì, più o meno. In più questo cestello rinforzato può portare 3 persone, come stiamo facendo noi adesso, e un massimo di 800 kg di peso. E quindi noi ovviamente insieme alle nostre misere membra possiamo portare su anche dell'attrezzatura, visto che lo scopo principale di questo macchinario quando montiamo il cestello è fare manutenzione. Quindi io per esempio adesso mi sto avvicinando a questo forno dove si produce calce e vado, non so, a riparare una tubazione che ha una perdita. Ma chi voglio prendere in giro? Non vedo l'ora di scendere. Francesco se la ride, io un po' meno, ma volevo dirvi anche delle capacità stratosferiche di questo sollevatore, che è il più potente, il più prestante che costruisce l'italianissima Merlo. Il braccio ha una portata massima di 5 tonnellate. Non so se mi spiego, praticamente potrebbe portare su, che ne so, 4 Fiat Panda, ma quando estendiamo il braccio al massimo, come in questo caso, mio malgrado, beh, ovviamente diciamo che la fisica non è un'opinione e quindi in quel caso la portata si abbassa a 2 tonnellate. La cosa magnifica di questa macchina è che può ruotare di 360 gradi senza soluzione di continuità, a differenza di alcune concorrenti che invece dopo un giro sono obbligate a tornare indietro. Qui, volendo, potremmo girare come su un carosello, come su una giostra, ma noi, Francesco, non lo faremo, non oggi. Ovviamente anche il cestello è collegato idraulicamente al braccio e può lavorare senza alcun problema su 3 posizioni, visto che può girare quasi di 180 gradi, come stiamo facendo noi. In questo modo ho grande versatilità di intervento e posso andare a mettere le mani un po' dappertutto. Non ci sono zone inarrivabili se hai un Merlo telescopico. Leonardo da Vinci sarebbe stato molto fiero di vedere questo macchinario all'opera e anche io che mi sto godendo qui questo magnifico panorama a Cuneo, ma vi confesso che non ho mai sognato come ora di dire queste 2 parole. Giù tutto, Francesco. Torniamo a piano terra. Ed eccoci calati nel mestiere, sollevatore per un giorno.
potrei dire, davanti a me si staglia la plancia, una plancia degna dello Space Shuttle. Tantissimi comandi per me insoliti che vengo dal banalissimo mondo delle auto, quindi vediamo se ho imparato bene. Allora, la prima cosa da fare quando bisogna fare un lavoro con una macchina come questa è livellare il mezzo, cioè assicurarsi che sia perfettamente in piano. Possiamo agire quindi su speciali sospensioni idropneumatiche, sì, in un certo senso come quelle della Citroën DS, se vogliamo fare un paragone eretico. Io posso livellare il mio merlo telescopico manualmente, quindi posso decidere per esempio di abbassarlo, guardate che meraviglia, o anche, perché no, di alzarlo. Quindi voi col vostro Range Rover Sport, con le molle ad aria che vi gasate, beh, di sicuro proverete invidia per il mio sollevatore della Merlo. Anche perché qui posso fare veramente di tutto. Per livellarlo alla perfezione posso fare mosse degne di Pin My Ride e 50 Cent, e quindi posso incuneare il mezzo davanti oppure impennarlo proprio come sto facendo adesso. E se non vi sembra ancora abbastanza, guardate, posso inclinarlo prima a destra e poi anche a sinistra. Ah, che meraviglia, l'energia idraulica. Mi sento un po' su quelle auto americane dei messicani, non so se vi ricordate. In ogni caso, se non volete fare sbatti, la Merlo ha pensato a tutto per voi e quindi c'è un semplice tasto che una volta premuto mi livella il mezzo automaticamente. Vedete che ho la bolla che mi dice quando il mezzo è perfettamente in piano, pronto a operare. Livellando le sospensioni idropneumatiche posso compiere già dei lavori, ma avrò un limite che posso abbattere completamente calando l'asso da 90 e attivando quindi gli stabilizzatori idraulici. Via! Guardate che meraviglia, spuntano altre 4 gambe. Se anche qui voglio fare il comodone, basta schiacciare il pulsante auto come sto facendo io e il cervello elettronico della macchina farà tutto da sé, stabilizzandomela al massimo. Ovviamente però se sono un operatore esperto, quindi non nel mio caso, posso anche agire sui singoli 4 stabilizzatori, decidendo quanto farli uscire. Non è detto che tutti debbano avere la stessa lunghezza. Ovviamente più riesco a stenderli, più riesco ad aprirli, più poi avrò le mani libere per andare a operare col mio braccio, perché potrò estenderlo di più e soprattutto portare in cima più peso. A proposito, ma come si muove questo braccio meccanico così potente? Qui entrano in funzione questi 2 enormi joystick che la PlayStation 5 mi fa un baffo anche se non mi arriva per la crisi dei chip, perché posso fare tutto da qui e sono completamente onnipotente, sono il dio del sollevamento. Vediamo cosa posso fare. Intanto posso mandare in cima il mio braccio principale, ecco qui, ma il vero asso nella manica che non mi aspettavo è che posso anche inclinare idraulicamente la mia cabina. Così posso guardare e monitorare bene le manovre che sto facendo e posso tenere sempre sott'occhio il carico. Sono impennato, guardo il cielo come se stessi facendo off-road sulle dune, ma incliniamo ancora un po' il nostro braccio, diamogli tutta la massima estensione. Abbiamo 5 sezioni e 4 sfili, cioè 4 sono mobili, si comportano come una splendida matriosca, guardatelo, assolutamente aperto e mi sento invincibile. Da quest'altro joystick invece qui sulla sinistra poi posso compiere una vera prodezza di questo sollevatore telescopico, e cioè posso girarmi a 360 gradi. Se poi non sono ancora contento posso muovere, in questo caso io ho messo le forche, ma il bello del sollevatore telescopico è che può fare un sacco di lavori diversi a seconda dell'attrezzo che vado a montare. In questo caso io andando a destra, vedete, o a sinistra, posso andare a muovere il mio attrezzo finale e per esempio sistemare il mio carico in alto, molto in alto. Anche un neofita come me non può fare danni, non può ribaltarsi o perdere il carico. Prima di tutto perché ho un grafico qui davanti che mi dice fino a dove posso estendere il braccio in base al carico che ho e in base a come ho piazzato, stabilizzato il mezzo. Ovviamente tutto viene fatto in tempo reale, quindi il diagramma, il colore verde è dinamico. E poi ho questi joystick che non sono delle semplici leve, ma sfruttano tecnologia capacitiva. Cosa vuol dire? Che anche, guardate, se gli do una botta accidentalmente non fanno niente, perché per azionarli io devo avere il palmo delle mie mani adeso a loro. È un sistema di sicurezza incredibile, soprattutto quando magari ho carichi sospesi molto in alto. Qui il margine di errore è ridotto semplicemente a 0, grazie all'elettronica. Una cabina anche super luminosa,
visto che ha vetri su tutti i lati, pensate 4,3 metri quadrati di superfici vetrate, super luminosità, altro che il vostro tetto panoramico della Kuga. Grande luminosità ma anche protezione, perché ho questa grata super robusta che si chiama FOPS e ROPS. Sono due certificazioni che cosa vogliono dire? Che questa grata potentissima mi protegge dalla caduta accidentale, per esempio di rocce, ma anche in caso di ribaltamento. Sono nel posto giusto, con il mezzo giusto, con un pilota, semi giusto, ma è sempre il giusto momento per fare un sonoro cold start che come sempre dedico a tutti voi. Via! Questa è musica per le mie orecchie. Il 4 cilindri FPT Industrial ha preso vita e il sollevatore Merlo è tutto nelle mie mani. Vediamo come se la cava in questa magnifica cava. Diamo la marcia in avanti e si muove. Bisogna sicuramente farci un attimo l'occhio, perché davanti ho il braccio che è bello grosso e devi un po' capire quali sono gli ingombri, ma è super maneggevole. Ma siamo al primo ostacolo della nostra cava, una poderosa discesa che però il mio sollevatore Merlo affronta con una grande nonchalance. Io sudo un po' freddo, ma lui no. Nonostante le 23 tonnellate di peso, non ha fatto un plissé. Questo perché di fatto sfrutta una trasmissione idrostatica, quindi il motore termico diesel va ad alimentare una pompa idraulica che sfama un motore idraulico. Sarà lui poi a dare energia e forza motrice a un cambio e quindi alle ruote. E questo è un toccasana quando si guida in condizioni difficili, perché io non appena sollevo il piede dal pedale dell'acceleratore, tolgo la pressione dell'olio al motore idraulico e la macchina mi va a rallentare. Ma adesso che sono in salita faccio un bel giù tutto e qui ho 170 cavalli che mi permettono di avere motricità in qualsiasi condizione. Del resto ho 4 ruote motrici sempre in presa e volendo, crepi l'avarizia, posso anche decidere di farmi montare un bel differenziale autobloccante. Così non si corre il rischio di rimanere impantanati. In più sono insterrato, ma ho un comfort incredibile nella mia cabina, anche perché ho un sedile pneumatico che mi fa sobbalzare come se fossi sul tappeto volante di Aladino. Aria condizionata e quindi grande comfort, nonostante questa macchina sia pensata per essere utilizzata, diciamo, in condizioni difficili, direi estreme. Un bel vantaggio per chi poi si ritroverà a bordo a fare un lavoro vero e duro, non come il mio di oggi. Anzi, onore a tutti i veri autisti e operatori di macchine sollevatrici. La cosa che però mi ha impressionato di più non è il comfort, ma è la maneggevolezza. Ho detto, dovrò guidare un bestione da più di 20 tonnellate, sarà difficile da guidare, sarà pesante, invece guardate l'incredibile agilità che ha il sollevatore della Merlo. Questo perché io posso decidere, attraverso questo pulsante dedicato, di far sterzare anche l'asse posteriore in controfase rispetto a quello anteriore, un po' come fanno i maxi SUV, quelli che non mi piacciono, da 2 tonnellate. Quindi se voi vi sentite fighi sul vostro Cayenne perché girate in un fazzoletto, guardate adesso quanto gira l'asse posteriore del sollevatore della Merlo e toglietevi il cappello. Gira veramente in un fazzoletto, neanche fosse una Toyota Aygo. Su strada, attraverso quest'altro pulsante, posso escludere l'asse posteriore sterzante in modo che mi vanno a girare solo le ruote davanti, e questo per un motivo di sicurezza. E mentre faccio manovra col pomello come i veri pro, me lo sento ormai già mio, vi faccio vedere un'altra bomba tecnica di questo sollevatore. Quello che gli americani chiamerebbero grab mode, modalità granchio. Schiaccio quest'altro bottone e a questo punto le ruote, tutte e 4, sterzano, no? Nella stessa direzione. Posso traslare, guardate che spettacolo! Posso muovermi come un granchio. Questo è comodissimo quando ho bisogno di avvicinarmi, per esempio a una grande parete dove devo compiere un lavoro e voglio rimanere esattamente, no, parallelo con il mio braccio. Perché l'ho chiamato grab walk? Perché questa modalità è assolutamente fighissima.
che tutti secondo me vorrebbero avere sul proprio fuoristrada, per esempio sul proprio Wrangler, in realtà esiste anche su un'automobile che presto sarà di serie, il nuovo Hummer della General Motors 100% elettrico. Ma ovviamente io preferisco usare il Grab Walk qui sul mio Merlo. Vuoi mettere? Qui davanti a me è una strumentazione fantastica che mi dice il numero di giri, a colori, un sacco di spie, come piace a me. Forse vi interesserà sapere che comunque questo veicolo può viaggiare fino a 40 km/h. E voi direte, vabbè, ma come va piano? Invece no, non è vero, una velocità molto alta per questo tipo di macchine, visto che tanti concorrenti si fermano, che ne so, a 25 km/h. Una bella rottura di scatole quando poi bisogna fare trasferimenti su asfalto. Vi starete chiedendo forse perché la Merlo ha scelto il colore verde, che poi è diventato sinonimo di queste macchine. È un colore che nasce da una bella storia. I fondatori, che tra l'altro sono ancora i proprietari dell'azienda, quando hanno dovuto scegliere un colore hanno detto, beh, intanto facciamone uno diverso dagli altri, se no che noia. Queste macchine sono tutte o gialle o blu o rosse, facciamo un colore diverso ma legato al nostro territorio. E così hanno fatto eseguire uno studio su tutte le varietà di piante, sulla flora qui del territorio di Cuneo, tipico del Piemonte. Hanno mixato insieme i verdi di tutte queste piante e è uscito il colore verde della Merlo. Bravi! Almeno loro hanno fatto qualcosa di originale, di legato al territorio, che parla di Cuneo, della nostra Italia. Anche quando la macchina è venduta, che ne so, in Oklahoma, o ad Albuquerque, o perché no, ad Adelaide, in Australia. Ma adesso basta chiacchiere, bando alle ciance. Passiamo dalla teoria alla pratica. Un esercizio mi aspetta. Devo prendere queste barre d'acciaio pesantissime e portarle in salvo. L'antico vaso dell'amaro Montenegro è davanti a me. Vediamo di non fare danni. È incredibile la facilità con cui riesco a muovere il braccio, ma soprattutto la precisione. Riesco a fare dei movimenti millimetrici. Siamo al momento catartico, vado ancora un po' più giù, sto inforcando. Ok, primo tentativo è andato un po' a vuoto, ma non mi faccio demoralizzare. Siamo al momento cruciale, ho inforcato, secondo tentativo andato a buon fine, ho preso il mio primo carico della vita, ho sudato freddo, ma anche un neofita come me, guardate, ce l'ha fatta. E adesso mi porto a me le mie barre d'acciaio, perché sono Mister Muscolo, sono invincibile e ce l'ho assolutamente fatta. Non mi sono demoralizzato, ho creduto in me stesso, ma soprattutto... No! Allora, c'è stato un piccolissimo inconveniente. Ma adesso rimediamo. Sono molto teso, però le mie barre d'acciaio sono sulla mia forca e adesso le porto in salvo. Bisogna muoversi molto piano, questo è il segreto, ma guardate, ce la sto facendo. Il mio primo giorno di sollevamenti è andato a buon fine, quasi. Sono riuscito a farlo io, che sono totalmente incapace, grazie a una serie di tecnologie molto utili. Intanto, grazie al flow sharing si riescono a fare fino a 4 movimenti contemporaneamente. Per esempio, sfilare o muovere anche l'attrezzo in avanti, destra, sinistra, in basso, in alto. Non è così scontato. Questo sollevatore telescopico ha anche 2 pompe load sensing. Cosa vuol dire? Beh, che io vado ad utilizzare solo la forza idraulica necessaria a muovere il mio carico contingente. Anche qui, tutto nell'ottica di non avere sprechi. Le vecchie macchine come ragionavano? Applicavano la stessa forza di carico sia che io avessi, non so, una piuma sopra le forche, sia una mega incudine. Ecco, qui no, invece riesco a dosare l'energia necessaria e così si consuma meno e siamo più efficienti. Per compiere il mio esercizio però manca la prova finale, lo sbraccio. Intanto, sappiate che il sollevatore Merlo può sbracciare in orizzontale parallelo al terreno fino a 27 metri.
che è una distanza lunghissima, ma ora devo farlo io e quindi proviamoci. Un'altra particolarità incredibile dei sollevatori della Merlo è che, guardateli fuori, non notate niente di strano? Beh, non hanno ingombranti zavorre esterne, soprattutto nelle parti alte, a differenza dei veicoli della concorrenza che invece ne hanno bisogno. Qui riusciamo a fare questi carichi impressionanti, ma soltanto con dei contrappesi che in realtà sono annegati nella struttura e noi non li vediamo, non ci vanno a togliere spazio o a ostacolare la visibilità. E poi questo veicolo non è minimamente afflitto dall'effetto canna da pesca, mi hanno spiegato, cioè anche quando ho il braccio tutto esteso, che sta compiendo un lavoro duro, faticoso, come adesso, non c'è alcun tipo di flessione, nemmeno nella parte finale. Se vi infiammate per il joypad della vostra Xbox, beh, era solo perché non avevate visto ancora il mio di joypad. O meglio, questo è il radiocomando Merlo da cui posso comandare da remoto la mia macchina a distanza. Addirittura posso fare il call start direttamente da qui. È partita. E questo è molto comodo perché ovviamente io mi posso portare il carico direttamente ai miei piedi senza necessariamente stare dentro la cabina. Guardate il braccio come lo tiro su da qui, ho gli stessi comandi della cabina ma replicati sul mio radiocomando. E posso anche fare 2 movimenti in contemporanea come i veri master. Guardate, la mia pesantissima cassa dovrà arrivare ai miei piedi. Via! Qui ho uno sbalzo di circa 20 metri, ma ovviamente il mio Merlo non fa una piega. Anzi, portatemi un cocktail, un bel gin tonic, tanto lo faccio a distanza. Garçon, un Moscow Mule, che è arrivata la cassetta. Per sfamare questo bestione c'è un enorme serbatoio di 120 litri a cui si abbinano una quarantina di litri con il serbatoio di AdBlue. Ma in realtà rispetto al passato il sollevatore telescopico è diventato molto più efficiente. Pensate che con la tecnologia EPD, quindi una gestione completamente elettronica del motore, gli ingegneri italiani sono riusciti ad abbattere i consumi addirittura del 18%. Questa tecnologia permette di utilizzare in ogni situazione operativa l'esatto spunto, l'esatta erogazione di coppia necessaria per compiere quel determinato lavoro, praticamente senza sprechi. Mentre una volta si facevano giù tutto per ogni roba e si consumava un sacco. Qui ho una trasmissione idrostatica, però ho a valle del sistema anche un cambio CVT, quindi a variazione continua. Io posso decidere comunque di inserire manualmente una prima e una seconda attraverso questi comandi che mi fanno sempre molto ridere, lepre o tartaruga. E quindi quando ho bisogno di avere più spunto, per esempio in salita, metto tartaruga, quando ho bisogno di andare via un po' più veloce vado di lepre. In ogni caso la trasmissione idrostatica, che quindi funziona attraverso la pressione dell'olio, mi permette di fare anche dei movimenti millimetrici in manovra, sono precisissimo, e questo è fondamentale quando per esempio devo andare a piazzare il Merlo per compiere un lavoro, per fare un sollevamento o per mandare in cielo la mia navicella, come ho fatto io prima. Non mi ci fate pensare che mi tremano ancora i polsi. Forse vi interesserà sapere il prezzo, se vi siete innamorati anche voi del sollevatore telescopico della Merlo. Beh, questa versione top di gamma arriva a costare 400.000 euro, ma la gamma Merlo è vastissima, ci sono sollevatori di tutte le forme, di tutte le dimensioni, per tutti gli usi, anche quelli più inimmaginabili. E il più piccolino è molto accessibile in realtà. Ora però che il nostro meraviglioso viaggio nei meandri di questa incredibile storia italiana volge al termine, ve lo devo chiedere. Vi è piaciuta questa nuova puntata dei mezzi speciali? E soprattutto, cosa vorreste vedere in una ipotetica prossima puntata? Se vi va, raccontatemelo come sempre nei commenti qui sotto. Un caro saluto dal vostro Matteo Valenti, ciao! Ci vediamo su automoto.it e sui mezzi speciali.